Aspetta solo una, Come dici, scusa? perché c'è qua Gulliver. Problemi in diretta. Oggi live, problemi monicosi. Gulliverosi. Gulliverosi. Siamo qua per Sole, seconda sessione. Che fatica ai punti, mamma mia, Sole. 5, 4, 3, 2, 1. Lei è sottoterra e che se alza lo sguardo c'è una grata, tipo un tombino. Quindi anche la sua voce ci arriva proprio considerando che lei è sottoterra, quindi un po' attutita. Dà l'autorizzazione. È proprio un po' in difficoltà. Vedo che per farsi forza e darci l'autorizzazione, crea nelle sue mani a coppa una serie di boccioli di rosa. Allora li guarda, da lì si carica per dire sì. Nome del progetto. Ma mi viene una cosa tipo rosso di sera, bel tempo si spera. Come se la sua vita sia rimasta agganciata sempre a delle cose esteriori. Ehm, mm, Come se non dipendesse più di tanto da lei il fatto che possano andare bene o male le cose. Anche concepire un po' la vita come una tempesta, che forse se vuole la tempesta cessa, ma non dipende realmente da lei. C'è sempre un qualcosa di esteriore, di esterno più grande, più forte, più determinante. Nome dell'anima. Senti, a me viene fragranza. I i profumi la possono aiutare. Nome dello spirito. Terra, Vibrazione. non me ne voglia. Ma io vedo 0,9. Consapevolezza. 134. Anima. 39? 3-9. Sì? Vite precedenti. 1866. Cervello, capacità medianiche. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 26. 3D. 82. Vivacità animica. 98. Pareva. Entità eteriche. C'è un coccodrillo come rettile vestito da sergente in piedi e deciso e perentorio dice a Sole, di qua non si passa, alt, vietato oltrepassare. Poi c'è eh, un gufo che è come se la portasse in un'atmosfera proprio nera di inquietudine, come se fosse sempre notte. E oltretutto la continua a osservare e a giudicare in modo impietoso, senza però dire nulla, solo la guarda e la giudica. Poi c'è un uomo del tempo che si diverte proprio a rallentarla e a dilatare a dismisura la linea temporale che lei sta percorrendo, facendole vedere che quella è l'unica esistente, infatti è lunghissima. E poi c'è un orso del secondo universo che è molto, diciamo anche inquietante. Ehm,
e vuole proprio spaventarla, vuole renderla anche molto insicura, agitata. Basta. Ok. Primo inciso, Sole, queste entità eteriche, attenzione, le hai create tu, le hai desiderate ardentemente tu, sono tue, non vengono da maledizioni, da persone cattive o dal diavolo che non esiste, le hai volute tu e ti servono, sono assolutamente necessarie per te per fare un determinato percorso. Quindi le entità, come tutti dicono, non sono brutte e cattive, servono a noi e le creiamo noi per un percorso che noi abbiamo deciso. Primo punto, è tutto responsabilità nostra, è tutto nostro, tutto nel bene e nel male, tutto nel bene e nel male, che non esistono, ma nel bene e nel male che esistono sulla Terra. Entità mentali. Allora, ne vedo tre e sono codardia, avvilimento e colta all'improvviso. Allora, codardia è un'entità mentale che la vuole riempire, diciamo così, di paure, di blocchi proprio, di grossi freni. E lo fa anche inventando tutta una serie di giustificazioni e di pretesti per farla proseguire in una certa direzione e farle evitare ovviamente direzioni che potrebbero essere molto più appaganti per lei. Quindi di fatto le blocca proprio il coraggio, che non è altro che la forza di agire connettendosi al proprio cuore. E vedo come livello 6. Avvilimento è un'entità mentale che le vuole procurare continuamente tristezza, vuole farla stare al buio e non farle vedere fondamentalmente una via d'uscita. Vuole proprio produrle anche un senso di sconsolamento, anche una sensazione di illusione e di inarrivabilità di alcuni progetti. Ehm, io qua questa entità mentale la vedo proprio in forte collaborazione con il coccodrillo che faceva quell'operazione di sbarramento, perché il principale sbarramento è rispetto alle proprie risorse interiori. Cioè lei è come se fosse impossibilitata ad attingere ehm, dalla parte più profonda, più vera, più potente di se stessa. E questo qua lo vedo a livello 6-7. E poi l'altra colta all'improvviso è come un'entità mentale che vuole dirle, a tutti i costi convincerla, che lei è debole e fragile e che quindi in realtà non sarà in grado di far fronte a degli imprevisti, a delle scelte improvvise, a dei cambiamenti forti di rotta, a dei ripensamenti, a delle nuove iniziative. Lei non sarà pronta. Quindi è bene che lei stia esattamente dov'è, nel luogo, nel posto, con le persone in cui sta, perché lei non è in grado di affrontare diversamente la vita. Chi ha creato queste entità mentali? Solo ed esclusivamente Sole. Perché? Allora, lei giustamente ha anche tanti dubbi rispetto all'anima, è un po' in confusione, ok? Lei dice no, ma io mentalmente, figuriamoci se voglio una vita così. Ok? Perché lei si sente molto identificata nella sua mente e esclude che tutto questo, in fin dei conti, possa essere un suo prodotto e vede la responsabilità, attribuita all'anima. È l'anima che ha dei suoi criteri, forse anche perché si è fatta abbindolare ad una vita così tremenda. Io posso dirle qual è la mia personale visione
e forse potrebbe risuonarle e potrebbe aiutarla a cambiare la propria vita. Ma è la mia visione. Non la posso convincere che questa è quella giusta. Quello che io vedo è che in parte comprendo, Sole, che dice, ma io mi sento staccata dalla mia parte più autentica. In un certo senso è così, perché l'abbiamo visto diverse volte, in origine c'è un mondo, che non è quello in cui stiamo vivendo, in cui c'è un relativo equilibrio. Cioè ci sono comunque dei contrasti, delle differenze, c'è comunque il bene e il male, ma tutto questo convive in un equilibrio. A un certo punto, una di queste entità che io ho identificato nel ragno, ma devo dire che ci sono tanti elementi, no, che ci stanno confermando che veramente il ragno è un'entità essenziale. Mm. Questo ragno pone di fare un gioco che è anche un po' una storia. Questa storia viene un po' raccontata dal nostro cielo. E sono tutti miti. mm. Quindi dice, andiamo laggiù in questa terra a fare questo gioco e andiamo a impersonare ognuno di noi uno di questi miti qua, no? Uno di questi personaggi, uno di queste storie. Andiamo a recitarle, ma noi quando siamo lì non sappiamo che siamo degli attori che recitiamo, pensiamo che sia tutto vero. mm? Quindi le anime, quelle che si trovano al di là della terra, dicono sì, sì, andiamo a fare questo gioco. mm? Mhm. Quindi è come se, l'abbiamo detto diverse volte, creano un calco, ok? Le anime creano un calco di se stessa, riempiendole poi con diversi elementi, quindi con personalità diverse, con epoche diverse, eccetera. Scaricano questi calchi giù nella terra. mm? Quindi il Sole è uno di questi calchi che in parte ha in sé l'impronta della propria anima, però è qui dentro a giocare, a fare l'attrice non sapendo né di essere un'attrice né di essere in un gioco. Quindi in questo senso c'è il tradimento, ok? Perché poi il ragno ha deciso che tutto questo fosse avvolto da un incantesimo e che quindi in qualche modo fosse molto molto difficile tornare indietro. E quindi lei rimane a questo livello qui, ok? In cui di fatto si sente in un certo senso tradita, boicottata da questo gioco. Però quello che noi possiamo fare, e questa è la terza dimensione, no? In cui Mhm. noi viviamo all'oscurità di che esista un gioco, che esista un copione che noi stiamo recitando. Però lei è sole, quindi lei ha in sé la luce. Cosa fa con la luce? Con la luce alza le sue vibrazioni e con la luce può vedere come sta questo gioco. E grazie alla luce, che poi la luce fondamentale è quella della sua anima, lei è in grado di connettersi a ciò che effettivamente sta al di là della ragnatela, ok? Che sta oltre la nostra cupola. Lei lo può fare e quindi questa connessione le consentirà di cambiare il gioco qui. Ma vedi, in realtà poi questi personaggi che vanno a dire che l'anima è ingenua, si fa ingannare, eccetera, loro stessi sono ingannati dall'entità, che vogliono ovviamente scoraggiare la nostra connessione con l'anima. Mm. Perché così dicono, vabbè, ma se tanto è ingenua, questa non mi può minimamente aiutare, no? Una così ci è L'anima è cascata in questo stupida, gioco. dice questo signore. Eh, è una Beh, povera bambina sciocca. non sono nemmeno lontani quelli che vogliono tornare a tutti i costi nel tunnel di luce, evitare il tunnel di luce, tornare nella sorgente così per diritto. Bene, chiamiamola l'anima stupida di sole, la fragranza, come la vedi? Come se stesse cercando in tutti i modi di raggiungere il sole. E lo fa, vedi, utilizzando questo nome, che è sole, e lo fa utilizzando il nome fragranza, ricordandole quanto l'aiutano i profumi, quanto l'aiutano nel cambiare i suoi intenti, nel cambiare il suo umore. E vedo anche che sta cercando come di fare una danza di luce per farsi notare da lei.
ma Sole, come moltissime altre persone, sono molto identificate nel ruolo che recitano, sono molto identificate nei propri pensieri, nelle proprie convinzioni. Eh, mm, Lei ha vissuto questa esperienza a partire dai 15 anni, per cui la sua vita è finita lì. Lei ha Vediamola. deciso, sì, Ha deciso? lei ha deciso che la sua vita era finita lì. Ha 15 anni, oggi non ne ha 15, il Sole ne ha qualcuno in più, parecchi in più. A 15 anni partecipa a una seduta spiritica con alcune compagne di classe quindicenni e una della scuola che aveva un 2 o 3 anni più di loro. In una seduta spiritica c'è sempre quella che la dirige ed era questa ragazza più grande, la medium, la chiamiamo così. Bene, sono successe alcune cose, francamente non ho capito bene quali. Si sono spaventate, è arrivato uno spirito, quel che l'è, e poi la medium, diciamo, diciassettenne, ha detto delle cose a Sole, tra cui che sarebbe morta da lì a poco, e aiutami tu perché non me lo ricordo più. Sarebbe morta di Non so se di un colpo al cuore, una cosa un del colpo al cuore, genere. sì, di un infarto. Questo non è avvenuto, ma Sole ha detto, vabbè, tanto devo morire, quindi fumo come una matta. Poi gli anni sono passati e in qualche modo che è successo a livello energetico? C'è stata un'impronta nella sua Sì, vita? vedo dall'Ade, dagli inferi, arrivare questo demone che suggerisce a questa ragazza, la Medium? conduttrice, diciamo, della seduta, sì, di dire esattamente queste cose a Sole. Ehm, e di dire Raga, altre cose invece alle altre partecipanti, no? Quindi chiamiamola lui è ragazza proprio, medium. La sì, ragazza medium, peraltro, è morta in un incidente. esatto, esatto, perché lui è proprio entrato dentro di lei. Quindi lei ha parlato avendo lui in corpo. Come si chiama questo Eh, demone? allora lui mi dice bis, Bis, sì, per due volte. come il serpente di Merlino della Disney. Ah, vero. Però che noia, ce l'hanno già detto bis, questa entità, ti dia un nome vero. Vada al suo momento del battesimo, così saprà che come si chiama. Quando gli hanno versato l'acqua sulla testa. Quando l'hanno creato. Chi l'ha creato? Asmodeo. Asmodeo. Chiamiamolo anche Asmodeo. Ma no, No, non lo no, chiamiamo. no. Quindi bis. Mm. L'hanno creato, come si chiamava? Come l'ha chiamato Asmodeo? Possiamo tralasciare questa parte Va proprio bene, specifica perché bene. inizio a sentire cose strane qua Va dentro. bene, va bene, va bene. Mm? Andiamo alla Ok. questione della seduta spiritica. Allora, cosa è rimasto in sole della seduta spiritica? Peraltro, forse non ti ho chiesto gli impianti. Mm. Infatti ce n'è un po'. Comunque, rimane un timbro. Lei è stata marchiata. Oh, bene, marchio. Dov'è? Ha un timbro, diciamo così, qua, petto, torace. Tondo? Io lo O vedo è... quadrato. Sì. ah, non è il ribbon, quindi nero, non è quello. No, è proprio un timbro. Una Inferno. cornice nera, Sì. Mm. quadrata, vuota in Inferno. mezzo. Sì, con Inferno. dentro inferno, col timbro, con la scritta inferno. Che la sua vita sarebbe stata un inferno. Poi in realtà questo era stato possibile anche sulla base del fatto che già lei aveva avuto un'infanzia difficile, per cui era, capisci, già indebolita, quindi era già una preda eh, abbastanza facile da raggiungere.
E quindi è stato abbastanza semplice per lei e per questo demone papparsi sia la medium ragazza sia Sole stessa. E in effetti bisogna dire che la vita di Sole non è stata l'insegna del sole, ok? Ma è stata proprio all'insegna, se non proprio dell'inferno, però del buio, della continua cronica infelicità, eh, di sopportare e di contentarsi. Mm, Come posso dirti? Come se lei non camminasse in piedi, ma in ginocchio. È prostrata lei, come potrebbero essere alcune anime dell'inferno, no? Che supplicano. E la sua vita è stata fatta anche un po' a volte di suppliche. C'è una tara familiare che lei chiama karma, ma è comunque una tara familiare. Nella linea, soprattutto femminile, lei nota delle analogie, problemi sempre di soldi, problemi di relazioni, violenze o relazioni che finiscono e problemi di denti. Sì, è come se ci fosse una specie di pietra che va a schiacciare tutte le componenti femminili. Quindi lei, la mamma della mamma, ehm, e per cui queste donne di fatto devono essere infelici e devono essere sottomesse comunque, in un modo o nell'altro, alla volontà degli uomini. Mm, Non è necessariamente il marito la volontà che vince, può essere anche la volontà del compagno di turno. mm? Ehm, Oppure può essere la volontà di un adulto rispetto a una bambina, ma comunque è sempre l'uomo nella sua dinamica che vince. Nel caso specifico di Sole, addirittura un uomo ha vinto convincendola a sposarlo e a passare degli anni con lui, con lei, sì, con lui, scusami, lei con lui. E quindi sì, c'è questo. Quindi le donne qui sono deboli, assoggettate all'uomo, deboli anche nei denti. Causa esoterica della sua impossibilità a smettere di fumare. Qua vedo proprio il coccodrillo che in continuazione le offre una sigaretta e gliela accende anche, ehm, perché lui è lì per sbarrare il cammino che la condurrebbe anche alla sua personale forza di volontà, alla sua comprensione profonda di quanto questa sua abitudine non faccia altro che farla stare in quel tipo di vita lì, in quel tipo di vita a lutto. Ehm, Questa è la situazione. E la citisina potrebbe aiutarla. Allora, vediamo un po'. Cosa potrebbe aiutarla? Mi fa vedere questa roba qui, tipo, il coccodrillo le offre una sigaretta, barra a lei viene lo stimolo della sigaretta e vedo che prende un flaconcino di menta concentrato. La prima cosa che fa è annusarlo. È molto potente questa menta, tipo menta piperita, molto forte. E poi, quelle a uso interno ovviamente, se ne mette una goccia in bocca. E lei in questo momento cosa succede? In un istante proprio fortissimo si riconnette alla natura, che è esattamente contraria al fumo. Io la vedo così, la sua dinamica di scoraggiamento al fumo. La natura. Sì,
Ci sono animali che fumano, Infatti no, ma animali che bevono acqua, sì, che mangiano, sì, certo. che sbadigliano, sì, che ridono, sì, che fumano, no. Bella questa interpretazione. Animali che giocano ci sono, Che giocano, che litigano, che perché no? si insultano, che sono gelosi uno dell'altro, ma che fumano, no. Anzi, di solito l'animale ha paura del fuoco. Poi tutti gli animali domestici sono molto infastiditi dal fumo. Esatto. Sole vuole chiedere perdono per le offese fatte e ricevute. Allora, allora adesso aspetta, perché devo capire bene questa vita che mi sta mostrando, perché è una vita abbastanza cardinale, si vede. Eh, allora, mi fa vedere come che lei abita in un villaggio. Questo villaggio viene invaso da dei conquistatori. Lei è un uomo qua, un ragazzo, e viene fatto schiavo da questi conquistatori e viene portato in giro, un bel ragazzo, muscoloso, alto, così, viene portato in giro da questi conquistatori come trofeo, anche davanti a tutti gli abitanti, no? Mhm. Ehm, Qui è come se si sviluppasse un senso di odio profondo in Sole, che all'epoca era, diciamo, lo schiavo, un desiderio molto forte di rivalsa. Eh, Poi, tipo, passano tanti anni, cambiano anche un po' le condizioni storiche e a lui viene data però capisci che mentalmente si identifica completamente nella sua condizione di schiavo. Gli viene data poi la possibilità in età matura, perché vedo già che qua è un uomo con i capelli bianchi, di tornare in libertà e lui rifiuta. E perché questa vita incide così tanto in quella di Sole? Mm, Perché è come se lei in questa vita avesse bisogno di essere davvero libera. Mentre lì gli era stata data l'opportunità di essere libera e l'ha rifiutata, qui lei deve scegliere completamente di essere libera. Cioè, tipo, eh, tutta la sua vita è stata costellata proprio da circostanze in cui lei aveva la possibilità di affermare che lei era libera e che non si sarebbe fatta catturare da. E i soggetti sono diversi. Non mi faccio catturare da questa cavolo di profezia della medium ragazza. Non mi faccio catturare da quelle che possono essere le voci di paese, le pretese, sociali che io mi sposi con un uomo che non amo. Ok? Non mi faccio catturare dalle bugie di un uomo, che in realtà ha un'altra famiglia, più ha tutte altre situazioni, ok? Io scelgo la mia libertà, la libertà di riuscire a svincolarmi da tutte queste cose. Non entro da una prigione ad un'altra, ad un'altra, ad un'altra, essendo grata magari a quest'ultima prigione di essere un po' più clemente, Mhm. perché poi alla fine è questo, no? Lei adesso sta nella prigione di un uomo, perché, cavolo, lui l'ha fatta sentire meglio di come l'abbia fatta sentire, cioè non l'ha fatta sentire vecchia,
l'ha fatta sentire ancora viva? Assolutamente no. Cioè, capito? Il discorso è proprio che lei si renda conto che può essere libera perché è lei a scegliere di essere libera. Esatto. C'è una E a storia. proposito, quindi, di tutti i torti, anche tutti i torti hanno questo senso. Cioè, lei ha fatto offese, ricevuto offese proprio perché non era libera. E anche questo fatto qua di essere stata imprigionata faceva sì che poi lei in qualche modo cercasse di rivalersi, ok? A sua volta ferendo qualcun altro. Quella è la dinamica, sai, comunque dello schiavo ferito che prova in qualche modo a rivalersi su qualcun altro, senza pensare che l'unico vero modo per togliersi da tutto questo è essere libero. Mm. Quindi tutto questo incastro di offese fatte e ricevute deriva proprio da questa privazione della libertà. Esiste una storia d'amore vera in questa vita di sole? Allora, mi fa vedere come se strappasse il contratto fatto con questo principe azzurro, dall'aspetto di principe azzurro, ma che principe azzurro non è, strappa questo foglio, che è un ennesimo foglio che stabilisce la sua prigionia, perché comunque questa relazione non può essere vissuta alla luce del sole e ci sono tante bugie dentro questa relazione. Poi mi fa vedere che c'è un periodo di grandissima luce, però in cui lei sta con se stessa. Si apprezza, si conosce e riesce proprio a rivedere tutta la sua vita in un'altra luce, in un'altra ottica. E poi vedo che però tipo come se passassero 2 o 3 anni, trova un uomo. E questo è un vero amore. Quindi esiste. Sì. Però cosa dobbiamo fare? Oltre a questa sessione dobbiamo togliere tutta la seduta spiritica. Analizziamo un attimo le emozioni del corpo emozionale di Sole. Sì, è come una gelatina traballante. Mm, Ovunque. sì, non è, diciamo così, in grado di filtrare, ma si è cristallizzata in una gelatina, ok? Quindi comunque un qualcosa di solido. Invece non dovrebbe essere così, ok? Dovrebbe essere comunque una maglia fluida. Però è senza struttura, no? È molle. E lei poi rimane così, ehm, rimanendo anche un po' indifferente alla vita. Che cosa vedi essenzialmente di emozioni? Ah, Come no, emozioni? all'inizio, allora, perché cambiano un po' le emozioni, no? La prima emozione è proprio di terrore, di panico, quasi istinto di fuga, ma paralisi. Poi subentra mano a mano la rassegnazione, a questa profezia, a questo verdetto, a questa previsione. Mm? Una rassegnazione, che corrisponde a un nero grigio. Poi però cosa succede? Che questa cosa strana è che gli anni passano, no? Quindi lei non assiste alla sua morte reale, no? Quindi rimane questo grigio e diventa un grigio ancora più piatto, più insignificante. Non è più quel grigio fatto di paura, ok? È più un grigio fatto di, sì, diciamo così, di rinuncia, ok? Di sacrificio, di accettazione della tristezza. Eh, Poi arriva un guizzo luminoso. Effettivamente poi lei si separa, e c'è della luce. Però poi di nuovo
questa impronta cerca di prendere il sopravvento ed è come se lei diventasse, non so, una donna lasciva, mm? Un po' quasi anche lussuriosa, quasi come posso dirti, abitata, come se fosse posseduta, che neanche lei si rende conto come sia possibile che fa certe cose. Quella non sono io, ok? Perché quell'entità cerca di nuovo eh, di attirarla a sé. Mm, mm, mm. Ehm, Va bene. La casa in campagna, il sogno. oh sì, questo è proprio bello. Mm, C'è una figura, a me viene nonna, però non ti so dire se è una nonna paterna o se magari lei la chiamava nonna e poi non era la nonna, ok? Mhm, Che non c'è più però. Mm? È come se le dicesse, sì, sì, che bello, che la sostiene ulteriormente, no? Anche perché Sole si è sempre sentita in realtà molto sola, sola. mhm. E invece qua in campagna vedo che non si sente sola neanche se dovesse andare in una casa isolatissima. Sentirebbe proprio invece la compagnia del vento, della terra, la compagnia di tutti gli animali fisici ed eterici, la compagnia degli alberi, del legno, la compagnia del fuoco, la compagnia anche dei suoi capelli, mi dice. Capelli. Eh, Perché? so, come se fosse poi in una dimensione lei magica, in cui anche i capelli hanno un potere, diciamo, no? Vedo anche che è come se ci fossero delle creature eteriche che si appoggiano, che giocano sui suoi capelli e lei li può sentire, no? Sulla testa, grazie proprio un po' ai capelli che si spostano, no? Quindi sente proprio dei movimenti sul cuoio capelluto. Va bene, Monica, vediamo in un ideale museo delle cere. Sai che ci sono alcune ricostruzioni, no? Non solo di personaggi di cera, ma proprio dei set. Ecco, vediamo tutti i set Museo delle Cere di Sole. Quindi ci sarà il set seduta spiritica, quindi ci sarà questa stanza, no? Con la medium morta e le altre ragazze e lei. C'è il Il set set matrimonio, matrimonio, stavo per dire, vita matrimoniale. matrimoniale, il set cambio casa, vado a vivere con la mamma, il set però la mia casa dovevo ristrutturarla, non ce l'ho fatta. Tutti questi. Dove vuole andare a intervenire soprattutto, Sole? Uff. Allora, vediamo, eh. La più Allora, importante. guarda, distinto l'ho vista che andava nel set, ehm, come se lei sente che si è data a un certo punto alla pazza gioia, mi dice, no? Che è quel frangente post matrimoniale, no? Mm, Però poi dice, no, perché dovrei intervenire lì? mm, Cambia idea e viene invece in una fase più recente. mhm. Ed Quale? è tipo questa specie di simbiosi con la madre. Quindi il 7 è la casa di adesso, dove lei vive con la mamma e il rapporto con la mamma, dove lei ogni giorno, diciamo così, è come se consolidasse questo programma che le accomuna, che è un po' di solitudine, un po' di infelicità rispetto agli uomini. E la seduta? Sì, anche, è come Mm, se volesse intervenire lì
e fa che quasi la scalda, ok? Utilizza un fiammifero, scalda questo set mm, e rimodella di conseguenza questa scena qui, che è fatta di cera, no? Quindi è modellabile. Mhm. La rimodella e vedo che mentre si sta facendo così con grande serietà, un grande terrore, la seduta spiritica, lei si mette a ridere. Quindi rimodella la scena e fa vedere lei che ride, che si alza e se ne va, sbattendo la porta. Andiamo al cluster a fare una cosa analoga. Andiamo a vedere tutti i contratti, quelli della terra familiare, quelli della seduta spiritica, tutti quelli che lei ha messo ogni volta che ha remato contro a se stesso. Ha scelto di riassumerli in una grande croce di legno che è anche un po' scalfita ed è infilata nel terreno, anche perché c'è anche questo suo rammarico, no, dell'essersi affidata alla religione per un certo periodo di tempo. E quindi sì, li ha riassunti così, in questa grande croce, che poi è anche simbolo, no, di tutta la sua sofferenza, di tutte le rinunce. Li toglie quindi. Lei ha tanto bisogno di supporto. Allora vedo che si materializzano intorno a lei, tipo come se fossero delle fattine tendenti a rosa. E vedo che da che lei aveva iniziato faticosamente a spostare la croce, le fanno vedere come è possibile invece fare proprio come una streghetta che muovendo il naso riesce a spostare senza fatica la croce. E così lei lo fa con il suggerimento di queste fatine rosa. E cosa mette qui al suo posto? È come se fosse un cappellino azzurro di fata, ehm, con intorno una spirale. Esiste ancora un suo avatar? Si è riformato? Sì, è Mm. un giudice col martelletto che ovviamente ha sempre da dargli delle pene, delle punizioni e comunque è lì che critica, dice che non va bene quello che ha fatto, quest'altro, eccetera. Lo tiene. Molto grasso questo giudice. Ehm, Lei adesso ha dietro come dei cerbiatti e questi cerbiatti poi sento anche un profumo tipo di more, di mimosa. Tra questi profumi e i cerbiatti lei proprio prende la forza per spedire con decisione l'avatar giudice dentro un portale definitivo. Rosso di sera, bel tempo si spera. C'è ancora? Mi viene luce tutto il giorno. L'anima è sempre fragranza. Sì, profumo, sì. Lo spirito è sempre terra. Terra, legno. Mm, sì. Il coccodrillo, il gufo che la giudica, l'uomo del tempo e l'orso esistono ancora? No. Le tre mentali, codardia, avvilimento
e colta all'improvviso. Esistono ancora No, anche questo è gli impianti. via. Perché non avevamo visto, vero? Mm. Aspetta, eh. Mm. Allora, la cosa che avevo visto così in maniera più spiccata erano proprio dei mattoni intorno al cuore, eh, che le rendevano difficile l'accesso al proprio cuore in maniera vera, autentica. Però adesso non ci sono più. Non solo quelli, ma tutti gli impianti. Allora, aspetta, perché c'era un'altra cosa che avevo visto, che era come se in eterico la parte destra della gamba, del piede fossero gonfi, perché volevano proprio ostacolare la sua intraprendenza, il suo spirito di iniziativa. Però adesso vedo che in eterico la gamba e il piede sono normali. Nuova vibrazione, 200, nuova consapevolezza. 166, PS, 53, anime, anima, scusa, vite precedenti, scusa. 1719. Cervello, 9,6, suscettibilità ipnotica, 48, 3D 46. e vivacità animica. Siete 600. Benissimo. Chiamiamo velocemente l'aborto che ha avuto nella sua vita, se è un'anima appena disincarnata, che vaga o no. No, Non c'è. no. Ok, con questa condizione, nel Museo delle Cere delle sue esperienze, c'è ancora la seduta spiritica? Trasformata in quel modo lì, dove lei ha scelto di essere libera. E allora liberamente si è alzata dal tavolo, si è messa a ridere e è uscita, C'è ha abbandonato. la Mm, relazione di lunga data con l'uomo sposato? di lunga data, no, di lunga data. Non è di C'è lunga questa data. Mm? relazione? Mm? Sì. Sì, però, cioè, lei a un certo punto dice basta. Quando? Cioè la utilizza come esperienza per darsi quel colpo di vitalità, diciamo, ok? Poi capisce che questa vitalità se la può dare da sola, perché adesso invece sta diventando un elemento in realtà di mortificazione, stanno creando altre cose, no? Eh, quindi in questa linea temporale alternativa dura pochi mesi. Con queste nuove condizioni c'è ancora il bisogno di fumare? No, c'è molto il bisogno di respirare profondamente, di sentire tanti profumi. C'è spazio per la storia d'amore? Adesso c'è spazio per la storia d'amore con se stessa. Per la casa in campagna? Sì, 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 sì. Vedo che lei inizia a vedere una serie di annunci, fa delle visite, inizia a pensare come poter attuare questa cosa. Inizia a ripensare alla propria casa, che in questo momento è disabitata, un'eventuale vendita.
Va bene. Messaggio di sole alla madre. Ci si vuole bene, tanti dispiaceri ci hanno unito. Ehm, ora ho bisogno della mia strada e il bene continua. E il bene continuo? Il bene continua, sì, fra di Continua. noi il bene continua. Messaggio a se stessa. Mi scopro piena di forza, di vitalità, di voglia di fare e sono io, solo io. Ehm, sento aiuti e sento l'amore che arriva. Mm. E non è l'amore di un uomo, è l'amore della vita e mi sento davvero viva, 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 viva. Non ha voglia di abbracciarsi. Sì, è come se tutta l'aria circostante, quasi in un vortice, la abbracciasse. E lei anche si abbraccia e si sente felice di essere in propria compagnia. Vedo delle ortensie, dei glicini intorno a questo vortice. Immagine finale. Il ribbon esiste ancora. No, basta, basta, basta. Bis, Neanche. non c'è più nulla. La tara familiare? È riuscita a scrostarla. Era proprio come una pellicola molto collosa, molto spessa. Ma ora non c'è Tolta. più. Sì, sì. I denti? I denti adesso prende la decisione di andare da un dentista serio e di fiducia. Messaggio finale, prendendo le mani, una di fronte all'altra, di Sole e la sua anima. La suora le dice: Io sono qui per te, sono sempre stata qui per te, io ti seguo, io ti aiuto, ascoltami. E vedo che è come se le facesse fare un giro su se stessa, come un ballo. Quindi non è E stupida. assolutamente no. Anzi, conosce perfettamente il gioco. Sa anche che esistono delle regole in questo gioco. Mhm. Dicevi, scusa? Mm. E Sole dice, infrango ogni tabù, ogni convinzione e tra noi nasce un'amicizia meravigliosa. Perfetto. Vibrazione finale 200? 280. Ottimo.